All'interno troveremo i catarinfrangenti, i pedali pieghevoli, il multitool, un campanello, un catenaccio con la combinazione e delle fascette, oltre ad una pompa, e qua ovviamente il caricabatterie classico da 2 ampere. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vedremo questa Hitway BK10S. Prima di parlare di questa bicicletta vi ricordo che in descrizione c'è il link diretto per l'acquisto della bici. Ora sigla e poi vediamola più da vicino. Mi raccomando ragazzi, per supportarmi iscrivetevi al canale, perché questa è l'unica cosa che mi aiuta a portare contenuti come questo sul canale. Parliamo subito della bici. La bici è una classica pieghevole fat bike con ruote da 20, 7 marce, forcella ammortizzata. Ovviamente per essere pieghevole si piega sia a metà il telaio e all'interno c'è la batteria che anche il manubrio. Si può regolare l'altezza sia del manubrio che della sella, che è ammortizzata, e anche si può magicamente piegare, togliere il manubrio, mettere da qualche parte, quindi molto comodo. Non tutte le bici ce l'hanno. La batteria è da 48 volts, 12 ampere, che garantisce circa 25-70 km di autonomia, dipende ovviamente da un sacco di fattori. Il motore è legale, 250 watt, ed ha una coppia di 58 Nm. La velocità è limitata a 25 km/h. Il telaio è completamente in alluminio. All'anteriore, come già detto, abbiamo una forcella ammortizzata senza nessun bloccaggio o regolazione. Cambio classico con deragliatore Tourney e manettino che mi piace un botto, a 7 velocità. Le ruote sono da 20 con copertoni da 4. Il peso è abbastanza elevato, siamo a 27 kg, considerando il montaggio che ha, compreso il portapacchi in metallo e non in alluminio, e i parafanghi in metallo. Se si vuole abbassare questo peso, ovviamente vanno smontate queste componentistiche, quindi parafanghi e portapacchi. Il tempo di ricarica è di circa 7 ore. L'altezza che consiglia Hitway per l'utilizzo di questa bici è da 1,65 m a 1,95 m. Però se volete e siete anche più bassi e vi piace particolarmente tanto questa bici, si può abbassare il manubrio e la sella, cambiare un reggisella con un reggisella classico, e si guadagnano questi 6 cm. E se siete 1,60 m, 1,55 m, potete pure montare su questa bici. I pedali si possono piegare spingendo così e piegandoli in questa maniera e tirandoli fuori. L'importante ragazzi è che non mettete le mani qua, se no vi piegate e vi fate male qua, perché questa parte va all'interno, e quando lo piegate non fate questa cosa qua o sotto, perché vi potete mangiare le ditina. Come per altre bici, qua abbiamo una chiave di accensione e spegnimento. Come si piega la bici? Come prima cosa, qua abbiamo l'apertura con la sicurezza. Qua abbiamo la leva e anche qua abbiamo una sicurezza da fargli fare questo movimento, così se si sgancia mentre andiamo in corsa non moriamo. Bisogna piegarlo di qua. Quindi fatto ciò, piegato il manubrio, chiuso i pedali, aperta la leva, tolto il cavalletto, si può piegare la bici. La appoggiamo a terra e qua c'è la classica staffa dove poterla appoggiare. Qua ci sono i pin della batteria e qua c'è la batteria. Per toglierla, qua c'è il classico perno, bisogna spingere un po' e il perno entra dentro. Ve lo faccio vedere, così la batteria è accesa, così è spenta, spingo la chiave, faccio entrare il perno, tolgo sempre la chiave, altrimenti quando esce la batteria non esce. E questo è il pattacone di batteria. Qua si collega
il caricabatterie e in circa 7 ore si ricarica completamente. Per rimetterla si rimette dentro, si spinge, si mette la chiave nel buco sotto, si spinge, si fa uscire il perno e si accende. Per riaprirla ovviamente si parte dalla forcella e dal telaio, quindi si alza, si chiude, leva, cavalletto, poi si piega il manubrio, si guarda che faccia click, mi raccomando, questa cosa è fondamentale, quindi il perno si deve vedere, e si chiude. Si fanno le regolazioni che si vogliono, si alza la sella, piegano i pedali e siamo a posto, siamo pronti per partire. Adesso vediamo subito come funziona. Ovviamente non vi faccio vedere come si accende, bisogna tenere premuto il tasto di accensione, col più e col meno si va sulle varie modalità, 1, 2, 3, ne ha 3 ed è bloccata a 25 km all'ora per legge e non si può sbloccare. Con questo invece si guarda il tempo da quando si è acceso il display ad ora e si va nelle altre modalità, chilometri totali, parziali, o per vedere il voltaggio della batteria, che a mio parere nei test è molto importante. Ora subito modalità 3. Con la modalità 3, come in tutte le modalità, la pedalata è assistita dopo 3/4 di giro. Nella modalità 3, come già detto, la bici va a 25 km all'ora, vediamo qua va a 15. Se andate oltre i 15 non ve lo fa vedere perché è limitata a 15, a 2 è a 20 all'ora e a 3 a 25. Abbiamo sempre sensori sui freni, quindi l'alimentazione si interrompe se freno. Freni a disco, meccanici, tenuta ottima, essendo una fat bike è molto comoda per andare sia in giro in città che su strade bianche o sterratini, parchi. Forcella anteriore fa il suo lavoro, in più qua abbiamo anche un reggisella ammortizzato che è sempre comodo se si prendono tipo queste buche. Come avete visto i freni comunque sono meccanici ma vanno benissimo per una bici di questo genere che è limitata a 25 all'ora, non si può sbloccare, lo ripeto. La bici ovviamente essendo pieghevole è anche comoda da portare in macchina, da caricare. Il prezzo sta attorno agli 800, 1200 euro, dipende dalle scontistiche e dalla disponibilità, dai siti che ce l'hanno in giro. La cosa che mi piace di questa bicicletta è la potenza e l'assistenza che dà ai bassi, cosa che se vi siete perso il video precedente vi invito a guardarlo, e la bici precedente non dava, quindi questa bici dà il 100% dell'assistenza sotto ai bassi, quindi se noi freniamo e siamo comunque con la marcia settima, non abbiamo avuto tempo, la prontezza di scalare marcia, noi guardate, facciamo neanche meno di una pedalata e la bici siamo già a 25, quindi dà tutta la potenza subito, perché questa bici ha un sensore di pedalata molto basic e non guarda la cadenza, non guarda niente, sente solo che i pedali si muovono e in base alla modalità dà la velocità impostata. Cosa significa? Se io in modalità 1 sono con la settima marcia e sente che i pedali girano per più di 3/4 di pedalata, dà assistenza fino a 15 all'ora. Se io smetto di pedalare, dopo alcuni metri smetterà di assistere la bici. Se io invece faccio finta di pedalare, quindi posso mettere anche la prima,
la bicicletta, anche se io non sto facendo fatica, va a 15 all'ora, e così con la modalità 2 a 20 e con la modalità 3 a 25. Questa è la classica assistenza super basic, come sono nate anni fa le biciclette elettriche, e quindi serve per chi non ha voglia di studiarsi il sensore di coppia, il motore centrale sempre con la coppia, oppure lo stesso sensore di pedalata ma con il sensore di cadenza, quindi emula il sensore di coppia. Per chi non ha voglia di tutta questa elettronica o di queste specifiche, perché si deve fare solo dei tragitti casa-lavoro o perché si vuole muovere, questa è una bicicletta adattissima. Per accendere i fari bisogna tenere premuto il tasto più e si accende anche l'icona dei fari. Non c'è sul freno posteriore l'intensificatore di frenata. L'autonomia che dichiara la casa è veritiera, ovviamente bisogna considerare il carico, la pressione dei pneumatici, la temperatura, il tipo di terreno, se è accidentato, se in salita, in discesa, quindi ci sono parecchie cose in ballo che variano la durata della batteria. Quindi come mi sono trovato io con questa bicicletta? Mi sono trovato molto bene, perché appunto dà la classica assistenza che a me piace sulle bici. Ovviamente grandissimo pro che la bici è legale, 250 watt il motore, è 48 volt la batteria, ma si può limitare anche dal display a 36 volts. In più la componentistica è una classica componentistica che a me piace, come il manettino e la trasmissione Shimano col deragliatore e torni, molto basic ma fa sempre il suo lavoro. Reggiseno ammortizzato, freni a disco meccanici, anche loro fanno il loro lavoro per portarvi ovunque. Non perdetevi il prossimo video e ci vediamo alla prossima.